Oggi arriviamo a Medellin, città di contrasti come mai ne abbiamo visti prima. Qui basta sbagliare strada per ritrovarsi in un mondo completamente diverso. Questa città ha vissuto una delle trasformazioni urbane più sorprendenti degli ultimi decenni. Negli anni 80 e 90 Medellin era praticamente sinonimo di pericolo. Era l'epoca del cartello di Medellin e del suo capo, Pablo Escobar, l'uomo più ricco e temuto del mondo criminale. La città registrava tassi di omicidi altissimi. Nel 1991 arrivò a circa 416 morti ogni 100.000 abitanti, un numero che le fece guadagnare l'appellativo di capitale mondiale dell'omicidio. Quel periodo buio era causato dalla violenza del narcotraffico, dalle bande, dalla corruzione e dal conflitto urbano armato. Ma oggi la storia è molto diversa. Medellin è diventata una delle mete più gettonate per gli stranieri. Nomadi digitali, pensionati e non solo sono attratti dal costo della vita basso e dal clima mite. Per questo è chiamata la città dell'eterna primavera. Anche la sicurezza è decisamente migliorata rispetto agli anni 90. Il tasso di omicidi è crollato e nel 2023 il dato era attorno ai 13-16 omicidi per 100.000 abitanti, ben distante dai picchi del passato. Tutto rose e fiori? In parte sì, ma qui arriva un punto cruciale. Se scegli la zona sbagliata, le cose possono mettersi davvero male. La zona in cui abbiamo preso l'hotel è una zona... mamma mia. Abbiamo sbagliato. Noi purtroppo, senza saperlo, siamo finiti in una zona rossa. La situazione si è scaldata molto in fretta e in pochi minuti è precipitata. Un impatto decisamente forte. Ecco come è iniziata la nostra esperienza a Medellin. Buongiorno ragazzi, siamo alla stazione di Medellin, siamo arrivati alle 3 in punto e adesso sono le 5, quindi sono 2 ore che siamo in questa situazione con Angela che dorme. Io invece non ho chiuso occhio anche stavolta, non so perché a sto giro tutte le volte che facciamo i notturni non dormo un minuto, non lo so. Invece Angela se la spassa abbastanza, devo dire. Qua si sta riaccendendo la città e anche la stazione e appena esce fuori un po' di sole prendiamo un mezzo per andare in centro. Tutto ok Angela? Fai solo un cenno. Andiamo verso la metro, questa è la stazione da fuori, siamo in mezzo alle montagne adesso, tutta la città si stende anche sulle montagne attorno. Arriva la metro, quindi corriamo a prenderla. Corsa velocissima. Abbiamo dovuto fare questa card, questa tessera per poter usare i trasporti qui, che costa 11.500, quindi sono 2 euro circa. Arrivati soltanto 3 fermate, fermata Prado e adesso questa è la zona del nostro hotelito. Wow ragazzi, che impatto! Allora, siamo adesso nel centro di Medellin, la zona in cui abbiamo preso l'hotel è una zona... mamma mia. Abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato zona, proprio completamente. Sì, il centro di Medellin, ma soprattutto i dintorni del centro. Adesso siamo proprio in pieno centro ed è già un pochino diverso, c'è tanta gente in giro. Ma dove abbiamo preso l'hotel noi, che è proprio adiacentissima al centro, ma proprio parliamo di metri, non di chilometri, invece la situazione è completamente diversa. E ci sono un po' di persone che insomma mi ispirano molto. E situazioni particolari nelle piazze, vedi che ci sono dei giri strani, soprattutto nella zona proprio dell'hotel, proprio di fronte all'hotel noi abbiamo una piazzetta, in quella piazzetta succedono affari loschi, ma è evidentissima questa cosa, non è mai stato così evidente da quando siamo in Colombia. Prima ragazzi siamo andati a fare colazione, allora abbiamo lasciato gli zaini in hotel e poi siamo andati in una panaderia proprio a qualche metro dal nostro hotel. La zona non ci sembrava particolarmente buona, però vabbè, siamo entrati in questa panaderia e tempo 2 minuti vediamo un tizio che corre. Sono quelle cose che succedono e non ce la fai a fare i video, non ce la fai perché innanzitutto mi sono alzato e mi sono spostato perché ho visto che succedeva qualcosa. E anche la ragazza della panaderia si è spostata anche lei e ci ha messo un po' in allarme anche lei. Questo ragazzo che correva, la gente che fischiava, uno aveva il fischietto e altra gente, diverse persone erano lì a urlare, cioè hanno urlato andate, prendetelo. E allora hanno cominciato, intanto devio un po' perché passano persone un po' così,
hanno cominciato tutti a urlare e a correre. Alla fine un tassista, lo vediamo perché poi torna indietro, di fronte alla panaderia aveva il taxi parcheggiato di fronte a noi con tipo un segno sulla mano, un po' di sangue, probabilmente ha bloccato il ladro. Insomma, la sensazione è che la gente si faccia un po' giustizia da sola. Questo proprio, ragazzi, fate conto che non abbiamo dormito stanotte, cioè i nostri sensi sono un po' a rinco, e quindi anche adesso passeggiare qua abbiamo 4 occhi davanti e dietro perché abbiamo visto questo. Ci siamo forse infilati in una strada un po' troppo decentrata e quindi adesso mi guardano, per esempio. Questo impatto non ce lo aspettavamo assolutamente. Adesso ci spostiamo anche da qua e andiamo verso... E niente, ragazzi, poi vabbè, la cosa si è conclusa in quel modo. Il signore è tornato sul taxi e se n'è andato, e poi è arrivata l'ambulanza. Questo è quello che è successo, ma nel giro di 5 minuti. Il quartiere dove siamo adesso è quello della Candelaria, quindi il centro storico, e devo dire che è molto diverso rispetto a quello di Bogotà. Quindi 2 città enormi, grandissime, ma la differenza si nota fin da subito. Poi c'è questa cosa che basta proprio girare la via e ti accorgi che hai sbagliato via. Insomma, qua ad esempio questa zona, questo è il parco di Botero, ci sono tutte le statue di Botero. Sì, qua è un'altra cosa. È un'altra cosa, totalmente. Ci sono un sacco di turisti, questo è credo l'ingresso al museo, c'è gente, c'è la musica là. Qui un'altra cosa, però proprio la via dietro era pienissima di polizia e un sacco di gente. Diciamo, dopo un po' di anni che viaggi, diciamo, ci fai anche l'occhio, no? E capisci quando devi stare un po' più allerta e quando puoi rilassarti di più. Quella zona lì, insomma, dobbiamo stare un po' più attenti. Ok ragazzi, sdrammatizziamo. Qua, come vedete, il portafortuna di Botero è diverso rispetto all'ultimo che abbiamo visto. Qua si tocca qualcos'altro e si vede che viene toccato come portafortuna. Solo però. Anche là, devi toccare anche tu, vai, assolutamente. C'è la coda adesso, c'è per prima le signore. Altra scena portafortuna, qua addirittura ci si sdraia sopra. Proprio qui nella parte centrale passa la metro, che è comodissima, e qua sono comparse un sacco di statue di Botero, anche perché siamo vicini al museo. Sì, allora, mentre a Cartagena ne avevamo vista una sola, qui c'è proprio tutta la via con diverse statue, anche diversi sono i soggetti, sia maschili che femminili, come in questo caso la signora col vestito a foie. Qua si vede sempre la caratteristica di tutte le sculture, ma anche i dipinti di Botero, c'è la sproporzione delle forme. Ecco che passa la metro, qua sopra. Questo signore ha le braccine molto corte. Cortissime, sì, rispetto al resto del corpo. E poi ce ne sono varie altre. Un cane, un cavallo e il signore a cui ho toccato le parti importanti. Intime, diciamo. Ecco. In questa parte del centro, ragazzi, stiamo tirando un po' un sospiro di sollievo, tanti turisti, atmosfera tranquillissima, però ragazzi, fino a poco fa abbiamo avuto dei ricordi, cioè ci ha ricordato tantissimo quella situazione, quella che abbiamo vissuto anche a Tijuana. Ormai sono passati tanti anni, è stata sicuramente l'esperienza più tosta che abbiamo vissuto dal punto di vista della sicurezza, della pericolosità. Era Tijuana, chiaramente una delle città più pericolose del mondo, in Messico, e qui abbiamo provato le stesse sensazioni. Questa statua mi piace molto. Pensamiento, è il signore che sta pensando alla signora? Vuol dire che ce l'ha in testa? Non lo so, lo possiamo interpretare così. Oddio, qua fuori stanno succedendo delle robe strane. C'è gente che urla e che corre. Sta scappando. Il signore accanto a noi se la rideva e ci ha detto che probabilmente stavano inseguendo un ladro. Cioè, non vorrei che fosse già la seconda volta che vediamo una scena del genere oggi. Intanto noi abbiamo cambiato proprio scenario, perché siamo entrati in questa che è la Casa della Cultura, questo edificio del 1925 costruito in stile gotico da un architetto belga. Non c'entra niente con quello che c'è fuori in questo momento. Diciamoci la verità, siamo entrati soprattutto per il bagno. Diciamo la verità. Non solo per il bagno, ma anche perché al quarto piano
c'è una bella vista sulla città dall'alto. Questo è l'edificio da fuori e questa invece è la vista. Guarda che bello da dietro. Il bianco e il nero si alternano sulla facciata in stile gotico fino a chiudersi con una cupola che all'interno è un auditorium. Ci siamo fatti accalappiare per strada e ci hanno fatto salire poi delle scale strettissime e alla fine però siamo arrivati in un posto veramente grande con un sacco di gente, anche con la balconata, con vista sul passeggio sotto. Adesso ragazzi ci riprendiamo un pochino tranquilli, beviamo un po' di zucchero, abbiamo bisogno di zucchero. E poi la zuppetta quotidiana, guarda che patatona che c'è dentro. Plattiglio completo ragazzi, allora qua sembra oggi di avere quasi uno di quei curry indiani che butti direttamente sul riso. Sono fagioli e poi tutto il resto, anche una bella insalata. In genere si sconsiglia di mangiare le insalate. Ecco, lo dici, lo fai, mi piace. La stiamo mangiando sempre. Stiamo mangiando sempre senza problemi. Che casino ragazzi che c'è, il numero di persone è incredibile qua, addirittura il mercato diventa a cielo aperto sotto la metro. Come si urlano. Urlano le offerte. E questo cos'è invece? Venga, le pregunto. ¿Qué es lo que usted vende? Vendo un purgante e un desintoxicador. Eso es un purgante. Disintossicatore, un purgante. La pasticceria rosticceria c'è anche la musica dal vivo. Musica. Hai capito? Very good. Me gusta mucho. Anche qui come a Santa Marta si conferma il fatto che la mattina e il pomeriggio sono completamente diverse nel centro. Il pomeriggio infatti ci sono gli artisti di strada, un sacco di persone in giro, i turisti, passeggio pazzesco, e invece la mattina è totalmente diverso perché le strade sono semivuote, sono abitate soltanto dalle persone che abitano in strada e quindi si ha totalmente un'altra prospettiva. Ce l'abbiamo fatta, ma come siamo acconciati. Vabbè, comunque il quartiere fuori non sarà un granché, ma la nostra stanzetta, ragazzi, ha addirittura gli asciugamani a forma di cigno, ma che romantico. Guarda le saponette, la carta igienica, c'è tutto. La signora ci ha preso in simpatia e ci ha detto che la camera era già pronta da ore, potevamo tornare quando volevamo. Che in realtà carina. siamo arrivati nel secondo pomeriggio, ancora più svuotati dalla vita, però almeno la stanzetta è bella. In realtà nelle foto sul sito c'era addirittura la jacuzzi. Non c'è però, mi sa. No, in bagno non c'è, però ma cosa ti lamenti? C'è addirittura la porta della doccia, voglio dire. Mi sembra un passo avanti rispetto al solito. Paolo scruta l'orizzonte non solo perché sta diluviando stamattina. Sta dando adesso, Sì, siamo nella reception del nostro hotel, quindi stiamo guardando fuori. Hotel dove abbiamo dormito da Dio perché è uno dei più belli dove siamo stati. Ecco qua la reception, tranquillissimo. Ci sono alcune caratteristiche che proprio evidenziano il fatto che questo sia un quartiere particolare. Allora, innanzitutto il nostro hotel ha queste enormi grate, è normale in Colombia in generale, però è ancora più strano il fatto che le grate, queste grosse, queste gabbione, siano anche alla reception, cioè le signore sono dentro questa gabbia protetta, soprattutto chiaramente per la sera o quello che può succedere comunque in giornata. E abbiamo un po' studiato questa zona un pochino meglio e da questo lato, proprio all'ingresso, si può vedere quello che è il quartiere
il parco delle prostitute. Siamo veramente nel contesto più pericoloso della città. Tutto ciò che c'è intorno a Piazza Bolivar, che è qua dietro, è zona calda, e ce ne siamo, come abbiamo detto, ce ne siamo accorti chiaramente ieri quando abbiamo assistito a un furto in diretta. Bene, detto questo, oggi torniamo in giro, speriamo magari che si calmi un attimo, e poi andiamo verso invece un altro quartiere che in passato era considerato molto pericoloso, uno dei più pericolosi di Medellin, più del centro, che però adesso è completamente cambiato. Intanto qui si è fermata la macchina al tassista, ci ha chiesto dell'acqua da mettere nel motore, Paolo è andato a dare un'occhiata. Da quella parte c'è il parco, questa invece è la chiesa, e siamo proprio in Piazza Bolivar, che è una delle parti più importanti del centro, insieme a Piazza Botero. Questa, ragazzi, è la chiesa, tra l'altro è uno degli edifici in mattoni più grandi di tutto il mondo, e la cosa stranissima, cioè ancora io non mi capacito, è come se in Piazza Duomo, praticamente Piazza Duomo di Milano, fosse uno dei posti più pericolosi di Milano. E qua è così, insomma, il centro proprio, quello più storico, è la zona anche dove c'è più pericolo, ci sono più crimini, proprio alla luce del giorno. E stanno litigando pure. Andiamoci. Ci sono delle persone che stanno litigando da quella parte, in questa zona del parco. C'è la polizia oggi, ce n'è un bel po'. Comunque ecco, si vede che ci sono persone che dormono ai lati delle strade, e in questa zona che ieri era piena di banchetti, stamattina è così. Comunque, al di là della percezione che si ha, diciamo, la preoccupazione più grande che abbiamo noi è che abbiamo una telecamera in mano, e questo sicuramente non aiuta, prima di tutto perché attira l'attenzione. Infatti stiamo cercando di dare il meno nell'occhio possibile. La cosa che ci fa un po' strano, e noi facciamo il confronto con l'unico paese dell'America Latina dove siamo stati tanto, cioè il Messico, siamo stati 1 anno e mezzo in Messico, è che qui c'è molta meno vigilanza privata all'ingresso, che ne so, dei ristoranti, all'ingresso dei supermercati. Ce n'è veramente poca. Per esempio nelle catene di tutti i supermercati non c'è quasi mai nessuno all'ingresso, e non ti controllano neanche lo zaino, mentre in Messico ci ricordiamo che controllavano lo zaino, comunque lo tenevano loro, dovevi lasciare custodito ed entrare senza, e poi andare a riprenderlo all'uscita. Qui tutto questo non c'è, o comunque quando c'è veramente succede molto raramente. Ieri, ragazzi, siamo tornati verso le 4 del pomeriggio e siamo rimasti in camera, siamo comprati 2 cose da mangiare, e qui l'avocado appunto, e poi siamo stati lì. È una cosa che facciamo in tutte le città medio-grandi, comunque qui in Colombia. Sì. Solo i paesini, quelli piccolini e tranquillissimi, sono tranquilli da girare anche la sera. Qua la sera assolutamente off limits. Questa zona poi sì, ci sono altri quartieri in realtà della città dove c'è più vita notturna, quindi si può uscire anche la sera. C'è da dire che Medellin ha fatto dei passi da gigante da questo punto di vista, perché fino a qualche anno fa pensa era impossibile anche solo pensare di fare quello che stiamo facendo noi adesso. Quindi c'è da vedere anche in prospettiva questa cosa. Sicuramente più turismo viene, più questa cosa verrà controllata e migliorerà. Vi ricordate ieri sera questa strada con le palme in mezzo? Ieri c'era un bel casino, era tutto molto diverso, l'atmosfera non c'entrava nulla. Adesso stiamo tornando verso Piazza Botero, mancano pochi metri, poi prendiamo la metro. Seconda colazione in una panaderia che è proprio a 2 passi dalla chiesa principale, che è là dietro. Ci addolciamo un attimo, non solo perché abbiamo preso questa brioche con dentro la guava, ma anche perché comunque, ragazzi, è vero, questo quartiere è piuttosto pericoloso, abbiamo già detto, abbiamo fatto vedere tutte le criticità, però c'è anche da dire che si può assolutamente venire, bisogna fare molta più attenzione. 1000 occhi. Esatto, stare molto più attenti, evitare di andare in giro con orologi, cose, fotocamere, cose troppo vistose, farsi vedere troppo. Per il resto bisogna appunto fare un po' più attenzione, però si può sicuramente visitare, anche perché appunto è il centro storico, c'è la piazza di Botero, che è una delle attrazioni principali qui a Medellin. Zona centrale abbiamo il museo che abbiamo visitato ieri da quel lato, e anche il museo dell'Antiochia, altre statue, ma ragazzi proprio qui parte quella che viene chiamata zona della tolleranza, cioè dove ci sono delle condizioni che vengono tollerate. Adesso alla nostra destra, per esempio, come potete vedere ci sono delle persone che vivono sulla strada, e c'è anche una prostituzione, c'è anche la prostituzione, potete vedere, ci sono delle signore da quel lato, ma anche dall'altro lato. Cioè tutta questa zona ipercentralissima è zona di tolleranza. È una cosa, ragazzi, che ci lascia abbastanza sconcertati, perché ci sono proprio gruppi di turisti qua nella zona principale
le statue, le famiglie che si fanno le foto e tutto quanto, e poi c'è quest'area appunto di tolleranza che in realtà non è solo qui, ma fa il giro proprio attorno a tutta quest'area, e poi ci sono delle vie proprio dall'altro lato della piazza dove parte il cosiddetto Bronx di Medellin, la zona più pericolosa, oltre a quella dove stiamo noi, comunque comincia là in quell'area. Come vedete c'è anche polizia nella zona, ma essendo appunto zona di tolleranza queste persone continuano a esercitare la professione, diciamo. Da questa parte ragazzi invece c'è una zona un po' off limits, questa viene chiamata il Bronx di Medellin, e quindi sia da questo lato su questa strada che dall'altro lato insomma la situazione si fa molto più forte, e quindi non ci addentreremo in questa zona. Ecco, comunque siamo sempre a Piazza Botero, quindi siamo sempre lì, di là c'è il Bronx. Comunque noi adesso andiamo verso la metro, finalmente andiamo a prendere la metro, che è quella. Anche la zona tutta sotto la metro è tutta considerata zona a rischio, perché lì poi ci sono tutte le attività, mercati e altre questioni. Sì, esatto, bisogna stare attenti anche dove ieri abbiamo visto che hanno rubato qualcosa, sono corsi tutti. Allora diciamo che questa zona di giorno tutto a posto, e poi noi vediamo solo una minima parte di quello che succede realmente. Dobbiamo pensare che ci sono altri traffici dietro, che sono anche più grossi forse rispetto a quello della prostituzione, tipo la droga, queste cose che noi non vediamo assolutamente, i clan e tutto il resto, perché di giorno quello che vedi è tutto qua, cioè delle ragazze un po' svestite. Solo in questa immagine, in questo momento si vede che stanno convivendo due cose, il turismo e poi tutta un'altra serie di cose. Wow ragazzi, Medellin al momento per me è uno dei posti più assurdi sinceramente. Andiamo alla metro. Stiamo andando a caricare il tesserino della metro, si carica qui agli sportelli prima di entrare, ci sono tutte le varie tariffe, mi sono scritte tutte quante su quel cartello. Il biglietto della metro costa 80 centesimi di euro e si può anche combinare con altre soluzioni. Infatti qui a Medellin ci sono due linee della metro con i treni, e poi ci sono un sacco di cable car e tranvie tutte attorno, e anche delle linee di autobus, l'1 e il 2, e quindi si può combinare, fare diverse cose con un biglietto solo. Infatti adesso vogliamo arrivare in cima alla montagna e poi scendere e andare alla Comuna 13. Appena scesi dalla metro poi ci sono queste belle cabine, adesso saliamo all'interno di una di queste e si va verso quel monte là dietro. Guardate ragazzi, il colore che va per la maggiore è l'arancione e il rosso, perché è tutto fatto con questi mattoni. Adesso siamo io, Angela e altri signori. Guardate che bella questa cabina, si vede tutto quanto a 360 gradi. Dopo essere saliti adesso stiamo scendendo e lì c'è il capolinea. Noi rimaniamo su e poi torniamo indietro. Da qui comunque la vista fa paura. Siamo arrivati all'ultima fermata, qui fai il giro e si torna indietro. Che opera assurda ragazzi, pensare che ce ne sono diverse in tutta la città, cioè siamo su da mezz'ora praticamente, siamo arrivati fino in alto e adesso torniamo indietro, cioè è una roba incredibile, ti fa pensare come doveva essere stato prima della costruzione di questa stazione. Siamo usciti dalla metro, adesso siamo nella zona di San Javier e a piedi stiamo andando verso la zona più famosa della Comuna 13, che è diventata un po' un simbolo di rinascita e un simbolo proprio di tutta la città di Medellin. Ci siamo ragazzi, questo è l'ingresso, c'è anche la scritta Comuna 13 su quella manazza che ci dà il benvenuto. Ma che roba è? Ma pazzesco, quanta gente c'è!
Mamma mia ragazzi, noi sentiamo parlare di questo posto dal 2018, quando siamo partiti già sentivamo parlare dei lavori che c'erano qui, delle opere, anche di beneficenze che si facevano per supportare la popolazione della Comuna 13 e c'erano anche tantissime opere di ricostruzione, di creazione di arte di strada e oggi, vederlo oggi con questo afflusso di turisti è pazzesco. Mazza, che odore forte, questo è ciunciurria, sono intere ora, a ciunciurria. Pendenza illegale ragazzi, si sale ma si va comunque piano perché con tutta questa gente non si può sicuramente correre, si fanno con calma, dovrebbero esserci addirittura le scale mobili, però al momento non le abbiamo trovate, vediamo se sono più avanti. Eccole qua finalmente, come a Reggio Calabria, le importantissime scale mobili che ti danno una mano a rifiatare. Sì, danno anche accesso a quest'area e sono state proprio loro alla base del cambiamento proprio di tutto questo quartiere. Siamo alla terza scala, quindi si sale velocemente. Ci siamo staccati un attimo dal serpente umano ed ecco la vista ragazzi su tutta la comuna, bellissimo da qua. È diventato però una sorta di parco giochi, anche perché ci sono addirittura delle giostre. A breve la ragazza verrà lanciata in aria. Sì, da qua si vede la grandezza di questo quartiere. Abitano più di 140.000 persone diviso in 20 diversi barrios e la particolarità è che in origine questo è nato come un insediamento soprattutto di baracche, quindi una vera e propria baraccopoli con le abitazioni che erano fatte prevalentemente in lamiera. Un casino ragazzi, altissimo il volume della musica in questa zona qua, si vede qualcosa con la vista dietro. Ci siamo spostati un attimo dal caos della strada principale, anche se comunque arriva un po' dappertutto. In Dolby Surround ci sono tutti questi ristoranti che sparano musica a palla, c'è anche King Kong da quel lato con la super vista dietro della città che sembra tipo adagiata sulle montagne. Comunque dicevamo che però tutto questo colore, questi murales, la cultura hip hop sono quelli che hanno trasformato e anche salvato proprio questo quartiere, che in origine aveva una storia completamente diversa. In questa comuna c'erano diversi gruppi armati e forze paramilitari che si scontravano tra loro. In questi scontri molto spesso venivano coinvolti i civili, quindi la popolazione soffriva di questa situazione che era davvero drammatica. Questo avveniva a partire dagli anni 80, poi nel 2002 ci fu un cambiamento perché ci fu quella che venne chiamata Operación Orión, in cui le forze paramilitari e lo Stato combatterono per fermare le guerriglie. Questa operazione però fu molto criticata perché non rispettava i diritti umani basilari e infatti moltissime furono le vittime civili e i desaparecidos. Il clima di terrore che caratterizzava la vita qui nella Comuna 13 ha iniziato a cambiare con la costruzione delle scale mobili e della cabinovia. Questo ha fatto sì che moltissime persone che vivevano in altre zone di Medellín potessero raggiungere questa zona che prima era isolata e anche per le persone che abitavano qui potevano più facilmente spostarsi verso il centro e verso altre zone della città. Quindi dalla chiusura che aveva questa zona iniziò ad aprirsi e piano piano iniziarono ad arrivare i turisti fino ad arrivare alla situazione che vediamo oggi, quindi una faccia completamente diversa che
ha cambiato proprio la storia di questa zona. Moltissimo però si deve soprattutto alla forza di volontà delle persone che abitano la comuna. Sono stati soprattutto i ragazzi più giovani a voler cambiare il volto e il destino del luogo in cui abitavano. Molto spesso la comuna è stata associata alla figura di Pablo Escobar, questo narcotrafficante che viene spessissimo associato proprio alla Colombia in generale. In realtà il suo quartiere generale era da tutt'altra parte, lui non era direttamente coinvolto in quello che avveniva qui nella comuna, ma aveva dei rapporti più indiretti, diciamo che aveva appunto dei contatti con le forze che erano in operazione qui e più in dettaglio reclutava persone della comuna che vivevano in situazioni molto disagiate, quindi facilmente reclutabili per i suoi crimini. Stiamo scendendo adesso da una strada alternativa, ci sono delle scale super ripide che tornano giù e ragazzi abbiamo evitato di tornare indietro perché era veramente tutto intappato, c'è tantissima gente, quindi non rifaremo le scale mobili per scendere. Ma ecco, durante il fine settimana questo è un po' il casino che si può rischiare di trovare, quindi consigliamo di fare la Comuna 13 in settimana o comunque magari la mattina presto. Noi adesso vedremo se riusciremo magari a tornare in un secondo momento, in un momento un pochino più tranquillo. In tutta la comuna la caratteristica principale è quella dei murales, sono dappertutto, il colore proprio è ovunque e questi murales raccontano anche delle storie, cioè non sono soltanto un abbellimento ma anche un racconto, e raccontano appunto del passato che queste persone hanno vissuto. Che giornate ragazzi qui a Medellin, che sicuramente non è la città più bella del mondo, ma ha queste due anime che convivono e qua sono più forti del solito e quindi rimane comunque molto interessante. Adesso noi stiamo già tornando perché si sta facendo comunque sera, preferiamo evitare di passare dal centro quando è già totalmente buio, quindi in circa un'oretta dovremmo essere indietro prendendo la metro adesso. Ragazzi, noi da qui allora vi salutiamo, mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subitissimo al canale, attivate anche la campanella, salutiamo anche i ragazzi che ci seguono su Patreon e noi ci vediamo. Ciao ragazzi! Al prossimo video! Alla prossima! Ciao! Ciao! Ma come si balla qua nella piazza! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.